Attenzione! Il video contiene spoiler per chi non è in pari col manga. Picciotti, eccoci con l'attesissimo video sui pirati di Roger. Abbiamo messo tutti noi stessi in questo video, che finalmente vi facciamo vedere. Al solito partiremo con la cronistoria della ciurma, per poi passare alla descrizione dei personaggi più importanti della ciurma di Roger, ed infine faremo delle speculazioni sul ruolo che alcuni personaggi avranno in One Piece di qui alla fine. Lasciate un like, condividete ed iscrivetevi al canale attivando la campanella se non l'avete ancora fatto. Sigla e iniziamo! «52 anni prima dell'inizio della narrazione, un giovane Gol di Roger chiese a Silver Rayleigh di unirsi a lui. Fu l'inizio dell'avventura dei pirati di Roger. Essi iniziarono salpando per la Grand Line. Raggiunsero poi Water 7, dove il carpentiere Tom costruì per loro la Oro Jackson, la nave che sarebbe passata alla storia come la nave del re dei pirati. 13 anni dopo raggiunsero l'isola di Lodestar, l'ultima isola raggiungibile tramite Log Post nel Nuovo Mondo. Però Roger venne a sapere che c'era un'altra isola oltre quella, poiché aveva rubato il messaggio del Road Poneglyph di Charlotte e Lin a Walker Island. Un anno dopo, Roger unì le forze col Marine Monkey D. Garp, nonché nonno di Luffy, per sconfiggere i temibili pirati Rocks, capitanati da Rox D. Xavec, i quali potevano vantare membri come Barbabianca, Kaido e Big Mom. 28 anni prima dell'inizio della narrazione, Shanks e Buggy commentarono le azioni dei pirati di Barbabianca, sostenendo che stessero oscurando le loro, e Roger iniziò a interessarsi del samurai Kozuki Oden. 2 anni dopo, a Roger fu diagnosticata una malattia incurabile. Invece di ritirarsi, però, il pirata decise di coinvolgere la sua ciurma in un ultimo grande viaggio attraverso la rotta maggiore. Raggiunto il promontorio Futago, reclutò così Crocus, famoso per essere il miglior medico del tempo, in modo che lo aiutasse a sopravvivere. 25 anni prima dell'inizio della narrazione, la ciurma combatté contro la flotta del Leone Dorato nella battaglia di Ed Wog. La battaglia si concluse con un pareggio e i pirati del Leone Dorato subirono parecchie ferite. L'anno seguente, i pirati di Roger giunsero su un'isola di Paradiso. Ricordiamo che Paradiso è il nome con cui i pirati del Nuovo Mondo chiamano la prima metà della rotta maggiore, battezzata così per via della minore presenza di intemperie rispetto al Nuovo Mondo. Ma tornando al nostro discorso. In quest'isola i pirati di Roger sconfissero alcuni marine e poco dopo vi sbarcarono anche i pirati di Barbabianca. Dopo 4 giorni di scontri, i due equipaggi banchettarono assieme. Notiamo in questo frangente un particolare molto interessante. Infatti, i due giovani Shanks e Buggy parlarono di un altrettanto giovane membro dei pirati di Newgate, Marshall D. Teach. Dalla loro discussione si evince il fatto che trovino Teach molto strano. Infatti si dice che non abbia bisogno di dormire per via del suo corpo anomalo. Che ciò sia legato al fatto che sia l'unico ad essere in grado di utilizzare 2 frutti del diavolo, staremo a vedere. Nel frattempo, Roger rivelò a Barbabianca e ad Oden di non poter navigare oltre Lodestar con il Log Post, poiché aveva bisogno di decifrare alcune insolite scritte, e, dato che il samurai conosceva tale linguaggio, Roger supplicò di averlo con sé per un anno, al fine di raggiungere il suo obiettivo. Seppur contrario, Barbabianca accolse la richiesta dato che fu lo stesso Oden a chiederglielo, visto che voleva scoprire il legame della sua famiglia con tali iscrizioni. In cambio, i pirati di Roger lasciarono provviste e tutti i tesori di cui disponevano alla ciurma rivale. La famiglia Kozuki si imbarcò così sulla Oro Jackson, e poco dopo l'equipaggio scoprì che anche Inuarashi e Nekomamushi erano saliti di nascosto sulla nave per seguire Oden. A tal proposito, vi voglio far notare le parole che pronuncia Momonosuke nel volume 82, capitolo 820. A Zo. Qui il giovane Kozuki afferma di aver conosciuto di persona Roger, e seguono le risate di Usopp per via del fatto che fosse impossibile, dal punto di vista temporale, che egli potesse aver conosciuto il re dei pirati. E invece era tutto vero. Sin da quel momento eravamo a conoscenza dell'informazione che Momonosuke, in qualche modo, che più avanti scopriremo essere il salto temporale, lo avesse conosciuto. Questa è l'ennesima dimostrazione di come Oda non lasci nulla al caso, e che bisogna stare attenti ai particolari che, in One Piece, potrebbero sembrarci stupidi. Chiusa questa breve digressione, dopo che, come dicevamo, ai pirati di Roger si aggiunsero Oden con la sua famiglia, Inuarashi e Nekomamushi, la ciurma raggiunse Skypiea, l'isola nel cielo, dove Roger fece incidere un messaggio sulla campana d'oro di Shandor ad Oden, utilizzando la scrittura dei Poneglyph per incoraggiare chiunque fosse in grado di leggere tali pietre
a continuare la ricerca della vera storia. Dopo essere tornata nel Mare Blu grazie a un polpo balloon, la ciurma raggiunse nuovamente Water 7, dove si incontrò con Tom e incontrarono qui anche un giovanissimo Frankie, che disse ai pirati Roger che anche i suoi genitori fossero dei pirati, ma che lo avessero abbandonato. Dopo Water 7 si recarono a Tequila Wolf e sbarcarono sull'arcipelago Sabaudi. Mentre l'equipaggio si stava dirigendo verso l'isola degli uomini pesce, fu intercettato da Nettuno, che permise loro di attraccare dopo aver riconosciuto Roger. Lì, Oden decifrò il contenuto dei 2 Poneglyph presenti nella foresta del mare, incluso un Road Poneglyph, e scoprirono da Re e da Shirley alcune informazioni riguardanti l'arma ancestrale Poseidon. A quel punto Oden, Nekomamushi e Inuarashi dissero che altri 2 Poneglyph si trovassero nei loro paesi, e cioè Wano e Zou, e sbarcarono poi nel paese di Wa. Una volta giunti sul luogo, la ciurma decifrò le informazioni del terzo Road Poneglyph e decise di lasciare lì Kozuki Toki e i suoi 2 figli dopo che la donna si era ammalata. Anche Inuarashi e Nekomamushi decisero di rimanere, mentre Oden proseguì per il suo viaggio. Successivamente arrivarono a Zou, dove Roger ed Oden sentirono la voce di Zunisha e venne mostrato alla ciurma l'ultimo Road Poneglyph. Giunti in possesso di tutte le informazioni necessarie per raggiungere l'ultima isola, Roger, dato che la sua malattia peggiorava, decise di non aspettare altro tempo e di partire immediatamente. Al largo dell'isola, Buggy fece finta di ammalarsi e Shanks decise di rimanere con lui a bordo della nave. Così, 23 anni prima dell'inizio della narrazione, Roger e la sua ciurma scoprirono cosa accadde nei 100 anni del Grande Vuoto, il mistero che si cela dietro la volontà della D e la verità sulle 3 armi ancestrali. Una volta arrivato di fronte al famigerato tesoro, Roger si mise a ridere, e come lui tutta la sua ciurma. Proprio per questo motivo decise di chiamare l'isola Laugh Tale, che tradotto vuol dire racconto divertente. Roger cominciò così ad essere soprannominato Re dei Pirati. In seguito, Roger ringraziò la sua ciurma e la sciolse prima di festeggiare. In questa occasione, l'equipaggio offrì il proprio aiuto ad Oden per aprire le frontiere del paese di Wa, ma il samurai rifiutò. Roger fu poi il primo a lasciare la nave, congedandosi, da buon re dei pirati, fieramente, senza lasciarsi prendere da alcun sentimentalismo. Riportarono poi Oden in patria e anche i restanti membri si separarono. In seguito, Roger si consegnò ai Marines, chiedendo a Garp che si occupasse di suo figlio, Ace. Il re dei pirati venne così giustiziato nella sua città natale, Frogtown, 24 anni prima dell'inizio della narrazione. Ciò segnò l'inizio del periodo d'oro della pirateria. Tutti vollero infatti emulare le incredibili gesta di Roger e, Savasandir, ebbe inizio anche la storia del manga che tanto amiamo, One Piece. Bene picciotti, iniziamo ad analizzare i componenti della ciurma. Il Jolly Roger raffigura un teschio con 2 ossa incrociate, con un paio di lunghissimi doppi baffi biondi che richiamano proprio ai baffi del capitano, il re dei pirati, Gol D. Roger, meglio conosciuto come Gold Roger. Roger era un uomo alto con un paio di baffi neri lunghissimi e da un sorriso smagliante e fiero sempre stampato in faccia. È uno dei pochissimi a incarnare perfettamente l'aspetto del rude pirata, assieme a Teach, Shanks, Kid e pochi altri. Indossava un cappello rosso con il Jolly Roger stampato, una lunga giacca rossa con una maglia blu sotto e una fascia verde attorno alla vita. Portava dei pantaloni blu e delle scarpe nere. In giovane età, al suo incontro con Rayleigh, era sprovvisto dei suoi baffi e indossava un cappello di paglia, lo stesso cappello che è poi appartenuto a Shanks il Rosso e che adesso appartiene a Luffy, che ne ha fatto lo stendardo della sua esistenza. Roger era un uomo potentissimo, l'unico uomo che è riuscito a esplorare interamente la rotta del Nuovo Mondo, raggiungendo l'isola finale, Laugh Tale. La sua taglia era la più alta della storia della pirateria, ammontava a ben 5.564.800.000 berry. Le uniche persone in grado di tenergli davvero testa in combattimento erano il suo acerrimo rivale Edward Newgate e il viceammiraglio l'eroe della marina Monkey D. Garp. Pur essendo tutti nemici tra loro, tra essi c'era grande rispetto. Tra le sue abilità rientrava il fatto di saper sentire la voce di tutte le cose, motivo per cui è riuscito a comprendere grosso modo il contenuto dei Poneglyph, anche se poi ha avuto bisogno di Oden per capirne il reale significato. Inoltre riusciva a sentire anche le voci dei Re del Mare e di Zunisha, pur non potendo comunicare con loro. Roger possedeva tutti e 3 i tipi di ambizione e il loro livello era altissimo. Brandiva una spada ed era molto abile nel suo utilizzo. Non sappiamo se Roger avesse o meno mangiato un frutto del diavolo, attualmente sembra di no. E ora
il vice capitano che tutti noi abbiamo amato. Silvers Rayleigh, il Re Oscuro. Rayleigh è un uomo alto e muscoloso dai lunghi capelli bianchi e dal pizzetto bianco. Porta un cappotto bianco, una maglia blu, dei pantaloncini bordeaux e dei sandali. Ha una vistosa cicatrice sull'occhio destro praticamente identica a quella di Zoro. Rayleigh aveva un rapporto speciale con Roger, tanto da commuoversi quando lo ricorda. Era anche la persona che rimproverava Shanks e Buggy per i loro continui litigi sulla Oro Jackson. La potenza di Rayleigh riecheggia ancora in tutto il mondo. Era un eccellente spadaccino. A Sabaudi, Shakky disse che Rayleigh, in quel momento, nonostante l'età, era 100 volte più forte di qualsiasi pirata della peggior generazione presente a Sabaudi. Inoltre, il Re Oscuro è stato di fondamentale importanza per la crescita caratteriale e combattiva del nostro Luffy, allenandolo dopo la disfatta di Marineford e la morte di Barbabianca ed Ace. Indice della sua forza è il breve combattimento alla pari con l'ammiraglio Kizaru, a cui ha tenuto testa egregiamente, seppur affaticato, al contrario di Borsalino. Rayleigh è in grado di utilizzare perfettamente tutti e tre i tipi di haki, e la sua resistenza fisica gli ha permesso di attraversare una delle fasce di Bonaccia senza essere divorato dai re del mare e uccidendone perfino alcuni. Quando era un pirata utilizzava una sciabola con molta maestria. È comunque abile nell'utilizzo di altre spade di diverso tipo. Non ci saremmo aspettati di meno dal vice capitano dei pirati di Roger. Poi c'è Blue Marine. Blue Marine è un uomo anziano, basso e con la schiena incurvata. Ha un viso molto squadrato con un mento pronunciato e doppio, i baffi e le basette scure. Indossava una bandana, una maglia a righe, pantaloni chiari e degli stivaletti. Non siamo a conoscenza della vera potenza di Blue Marine, ma essendo un componente della ciurma di Roger, è logico pensare che fosse piuttosto potente. Poi abbiamo Spencer, un uomo dai capelli chiari con la coda, alto ed esile, con una giacca sbottonata sopra una maglia scura, dei pantaloni chiari e dei mocassini. Probabilmente il suo nome è legato alla sua giacca, visto che lo Spencer è una giacca di un tessuto pesante. Poi c'è Scopper Gaban, un uomo alto con i capelli neri raccolti in una coda, un colore di pelle olivastro e il mento stretto e appuntito. Porta un paio di occhiali da sole, una maglia chiara, una panciera chiara e un paio di pantaloni scuri. Prendeva sempre in giro Buggy e Shanks e assieme agli altri pirati si rese inizialmente ostile all'unione di Oden, anche se poi assieme agli altri si affezionò a lui in poco tempo. Le sue armi erano due asce e sicuramente era molto abile nell'utilizzo. Anche lui, come gli altri componenti, conosce tutta la verità. Bankuro, invece, è un uomo basso e magro dai capelli neri, ricci e voluminosi, raccolti in due codini e tenuti nella parte superiore da una bandana. Ha anche due codini in alto che somigliano alle orecchie di un gatto. Ha una maglietta scura a maniche corte, dei pantaloni larghi e degli stivali. Poi abbiamo Seagal Guns Nosdon. Seagal è un uomo muscoloso e molto più grosso e alto rispetto ai suoi compagni. Ha un volto e un naso tondeggianti, un mento squadrato e delle labbra carnose. In testa ha una riga scura tatuata fino al naso. Indossa una canottiera. Tendeva ad essere allegro e spensierato con i suoi compagni, bevendo e festeggiando molto, ma era molto serio e deciso nei combattimenti. Non poteva mancare un uomo pesce, Sunbell. Sunbell è alto, robusto e ha un'enorme pinna in testa. Indossa una camicia floreale sbottonata e ha un naso pronunciato e uno sguardo serio. La sua arma è un tridente. Poi c'è Taro, un uomo dalla carnagione scura e dai capelli castani a forma di castagna rovesciata. Indossa una camicia sbottonata, una panciera gialla alla vita, dei pantaloni scuri e un paio di occhiali da sole che però tiene sulla fronte. Le sue armi sono una spada e un pugnale, con cui probabilmente è molto abile. Poi abbiamo Doringo, un uomo basso e minuto ma con delle braccia sproporzionate, un sorriso deciso e sicuro di sé e i capelli castani a punta. Indossa una maglietta chiara con maniche scure, una bandana scarlatta, dei pantaloncini e una grossa cintura trasversale. La cosa più curiosa è che ha anche un paio di ali da pipistrello. Anche lui è un abile utilizzatore di due spade.
Un altro individuo molto singolare fisicamente è Petermoo, un uomo dalle gambe esili ma dal corpo molto tondeggiante e ovale, simile a quello del barone Tamago. Petermoo ha dei baffi e un pizzetto entrambi scuri, mentre i capelli sono lunghi, ricci e chiari. Indossa un cappello scuro con un pennacchio, un foulard e una giacca elegante che tiene sbottonata, con sotto una camicia. Ha dei pantaloni scuri e degli stivali, oltre a una grossa cintura. La sua arma è un moschetto, col quale probabilmente è molto abile. Poi c'è Milet Pine, un uomo basso con dei capelli ricci chiari e una barba molto folta. Indossa un elmo vichingo con un corno spezzato, una maglietta bicolore, un gonnellino chiaro e una cintura. Brandisce una spada e una mazza chiodata. Ganryu, invece, è un uomo alto e muscoloso dalle gambe sottili. Ha dei capelli corti, scuri e appuntiti. Porta un pizzetto diviso in 3 parti e i baffi uniti alle basette. Indossa una giacca scura, dei pantaloni chiari con cintura e degli stivali scuri. La sua arma sono i suoi guanti dotati di punte aguzze. Il suo nome in giapponese significa occhio di drago. C.B. Galland, invece, è un uomo alto e muscoloso con il corpo sproporzionato. Ha un busto possente, delle braccia lunghe e delle gambe molto esili e corte. Ha una mascella squadrata e degli occhi piccoli. Indossa una camicia scura sbottonata, delle spalliere, dei guanti chiari, un gonnellino e un elmo greco. Inoltre porta un cinturione trasversale. Anche lui brandisce una spada. Il suo nome in inglese vuol dire galante ma anche coraggioso. Poi c'è Don Kino, un uomo alto e in sovrappeso con le gambe però esili. Porta dei capelli scuri e delle basette lunghe. Ha un cappello da marinaio, una canottiera a righe orizzontali e dei pantaloni scuri. Inoltre fuma la pipa. Non è chiaro quale sia però il suo stile di combattimento. Poi abbiamo Momora, un uomo alto, snello e dai capelli biondi lunghi. È molto esile, ha un sorriso sgargiante e un naso lungo e adunco. Indossa un cappello a cilindro, una maglia scura a maniche corte, dei pantaloni chiari con cintura e degli stivali scuri. Anche lui è uno spadaccino. Il suo nome deriva da una città della Guinea. Un altro membro è Moon Isaac Jr., un uomo alto con un naso pronunciato, i capelli chiari tirati all'indietro e un paio di baffi scuri. Indossa un mantello chiaro, una maglia chiara, dei guanti, dei pantaloni a righe e degli stivali. Caratterialmente sembra apprezzare i complimenti, come dimostra il fatto che sia arrossito dopo le congratulazioni di Roger alla ciurma. La sua arma, anche questa volta, è una spada. Poi c'è Yui, un uomo snello dai capelli verso l'alto che somigliano a una fiamma. Ha un naso pronunciato, le gambe sottili e le sopracciglia arcuate. Indossa una giacca senza maniche, dei pantaloni chiari e degli stivali. Rangram, invece, è un uomo muscoloso, con orecchie appuntite e i capelli lunghi neri a coda di cavallo. Indossa una camicia scura sbottonata, un gonnellino in pelliccia con dei pantaloni scuri sotto e degli stivali. Ha anche una collana e occasionalmente porta degli occhiali da vista. Non è chiaro come e con cosa combattesse. Poi c'è Mugren, un uomo imponente e calvo, con orecchie appuntite e gambe sottili. Ha una barba rada e una croce tatuata in fronte. Indossa un doppio petto, dei pantaloni scuri e degli stivali, e fuma un sigaro. Un altro membro è Max Marx, un uomo robusto dai capelli neri lunghi, una barba curata e i baffi. Ha delle braccia lunghe, delle gambe sottili e labbra carnose. Indossa una t-shirt, dei pantaloni chiari e degli stivaletti. Il suo nome è molto simile a quello del noto filosofo Karl Marx. Ma ai tempi c'erano 2 individui di nostra conoscenza tra le fila della ciurma. I 2 mozzi, Shanks e Buggy. Stiamo parlando dell'attuale imperatore Shanks il Rosso e del capitano Buggy il Clown. Di Shanks abbiamo approfonditamente parlato nei video precedenti, soprattutto nel video che riguarda la sua attuale ciurma, la più misteriosa dell'intera opera. Mentre Buggy lo abbiamo già visto in azione all'inizio del manga. È un uomo dall'aspetto simile a quello di un clown, ha un grande naso rosso e si imbestialisce quando glielo fanno notare.
Indossa un cappello a righe bianche e rosse e ha i capelli lunghi e di colore azzurro. È un esperto di esplosivi e fa di essi la sua arma migliore, ma ha anche mangiato un frutto del diavolo proprio per colpa di Shanks. Il frutto Puzzle Puzzle, un paramiscia che gli permette di scomporre e ricomporre il proprio corpo a suo piacimento. È immune alle armi da taglio e i pezzi che decide di scomporre possono anche fluttuare nel vuoto. Ma il frutto presenta anche dei contro. I piedi restano attaccati a terra e i pezzi scomposti non possono allontanarsi troppo da essi. Inoltre, anche se un pezzo del corpo è scomposto, se venisse colpito accuserebbe normalmente il dolore. Un altro membro che ha fatto parte della ciurma di Roger è il dottor Crocus, guardiano del faro e amico della nostra cara Lovon, la balenottera a cui Brooke ha fatto la sua promessa di ritorno. Crocus è un uomo anziano dai capelli bianchi e la barba bianca, con in testa una cuffia con dei strani petali gialli. Il suo ingresso in ciurma fu molto importante, poiché permise a Roger di completare il suo viaggio riuscendo a procrastinare la sua morte, che stava ormai per arrivare prematuramente per colpa della sua malattia incurabile. L'ultimo membro della ciurma che vi presentiamo oggi è stato di fondamentale importanza nel viaggio di Roger. Stiamo parlando di Kozuki Oden. Oden era il daimyo di Kuri ed ex secondo comandante della ciurma di Barba Bianca. Era un uomo alto, muscoloso e dai capelli lunghi neri a forma di fungo. Indossava un kimono arancione chiuso dietro da una shimenawa viola e bianca. Era un samurai fortissimo che fu in grado di mettere in seria difficoltà l'imperatore Kaido delle 100 bestie, al punto da ferirlo gravemente lasciandogli un'enorme cicatrice nell'addome. Di Oden parleremo più approfonditamente in un prossimo video. Bene picciotti, detto questo vi chiediamo: qual è il vostro pirata preferito della ciurma di Roger? Fatecelo sapere nei commenti. In base alle informazioni che abbiamo, proviamo come al solito a fare delle speculazioni. Un elemento importantissimo è sicuramente a livello simbolico il cappello di paglia che è appartenuto a Roger. Nel diario di Oden, come abbiamo visto negli spoiler del capitolo 1000, c'era scritto che i giovani pirati avrebbero raggiunto il nuovo mondo in 20 anni. Molto probabilmente è per questo che Roger affidò il cappello a Shanks, forse perché provava una grande fiducia nel rosso e in ciò che avrebbe potuto fare in futuro per le sorti del mondo. Poi Shanks stesso decise di scommettere su Luffy. Ma se dovessero averlo, quale sarebbe il ruolo degli altri pirati di Roger in futuro? È probabile che, se non tutti, alcuni di essi possano unirsi alla grande guerra finale di cui il maestro Oda ci ha parlato, magari per nostalgia del proprio capitano e per il sogno che voleva ma non poté realizzare, visto che, a detta sua, era arrivato al One Piece troppo presto. Infine, uno degli scenari più romantici sarebbe quello, in un ipotetico futuro, di vedere Crocus, l'ex medico di Roger, accanto a Brooke, un ex componente del re dei pirati Luffy, entrambi a prendersi cura di Lovon ai promontori gemelli. Bene ragazzi, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!